Ciao acquaponici e bentornati sul canale. Come state? Spero tutto bene. Io oggi sono qui alle serre dei Giardini Margherita, che ovviamente sono chiuse, perché vi farò vedere come realizzare una vermicompostiera, esattamente una vermicompostiera interrata. La scelta di farla interrata è dovuta principalmente a una questione di spazio, perché ci andiamo a integrare qui nell'orto che è adiacente al nostro impianto acquaponico, e questa vermicompostiera interrata ci garantirà allo stesso tempo di riutilizzare gli scarti della cucina, che una volta compostati andranno a essere utilizzati appunto come sostanza organica qui nell'orto per fertilizzare l'orto. Inoltre potremo raccogliere il percolato che andremo a utilizzare, come vi abbiamo fatto vedere in altri video, all'interno del nostro impianto acquaponico. Bene acquaponici, andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare questa vermicompostiera interrata. Naturalmente, per prima cosa ci servirà uno scavo. Vorrei farvi notare che lo scavo è stato eseguito volontariamente con una certa pendenza del fondo. Questo servirà appunto al percolato che sgronda, diciamo, dal compost in decomposizione di raccogliersi in un lato della nostra vermicompostiera, da dove noi poi andremo a prelevarlo con una pompa. All'interno di questo scavo andremo adesso a inserire prima un sottotelo e sopra questo sottotelo un telo in PVC che appunto renderà la nostra buca impermeabile. Ciao acquaponici, ovviamente come avrete intuito dovremo mantenere le distanze di sicurezza durante tutto questo video e quindi, visto che Luca si è offerto volontario, io mi occuperò delle riprese a 2 metri di distanza e mentre fortuna lo zoom e mentre lui costruisce il tutto. Quindi niente, norme di sicurezza, sempre la cosa più importante, ma allo stesso tempo riusciremo a portarvi anche questo video per darvi qualche spunto su cosa fare in questi giorni. Torniamo alle riprese e al lavoro. Bene, nel frattempo che Luke finisce a mettere il telo e io ovviamente faccio delle riprese a distanza mentre lo fa, così poi mettiamo tutta la musichetta, anzi forse la state già vedendo la musichetta. Detto questo, 2 informazioni utili. La prima, telo in PVC per contenere diciamo la fuoriuscita dei lombrichi, cioè in questo modo i lombrichi sicuramente non usciranno e quindi potremo mantenere un'alta concentrazione di lombrichi all'interno della lombricompostiera, della vermicompostiera, ma soprattutto lo scavo che state vedendo nelle riprese è di circa 2 metri cubi, quindi 2 metri cubi di scavo, una lombricompostiera di discrete dimensioni comunque. Bene, una volta disposto il nostro sottotelo, il nostro telo all'interno della nostra buca, andremo a inserire sul fondo di questa un tubo corrugato, esattamente il tubo corrugato che si utilizza in genere per il drenaggio. Questo tubo presenta dei fori che noi utilizzeremo appunto per areare dal basso il nostro compost. Infatti il tubo presenterà le aperture finali, le estremità qui in alto, quindi sopra al cumulo di compost. All'interno di queste aperture penetrerà aria che, scorrendo all'interno del tubo e fuoriuscendo dai fori presenti sul tubo corrugato, andrà ad areare dall'interno il compost. Sopra questo tubo corrugato e intorno andremo a distribuire dell'argilla espansa. Questa argilla espansa servirà per drenare meglio il percolato che il compost andrà a creare nel tempo e per evitare che il compost, diciamo, vada a otturare i fori presenti sul tubo corrugato. Come potete vedere, sul fondo della nostra vasca che utilizzeremo come vermicompostiera abbiamo appunto posizionato queste fasce di tubo corrugato. Queste appunto garantiranno
una reazione dal basso, essendo il tubo bucato, garantiranno appunto una reazione dal basso della nostra materia organica in decomposizione. Inoltre, sul punto più basso dello scavo, dove quindi si andrà a accumulare la maggior parte del percolato, abbiamo posizionato un tubo in PVC da 160 mm all'interno del quale andremo a inserire una pompa che ci permetterà l'aspirazione del percolato, che appunto andrà a convogliarsi in questa zona, diciamo, più profonda. L'utilizzo di questa pompa ci permetterà di raccogliere appunto il percolato senza dover smuovere per forza la sostanza organica, il compost, quindi senza infastidire i nostri lombrichi. Vorrei farvi notare come sul fondo di questo tubo in PVC ho praticato dei tagli che permettono appunto al percolato di entrare all'interno del tubo, dove incontrerà appunto la pompa che posizioneremo all'interno, mediante la quale andremo a aspirare il percolato che appunto si convoglia nella zona più profonda, per pendenza. Dopo aver messo l'argilla sul fondo della nostra vermicompostiera, l'argilla espansa, abbiamo distribuito il primo materiale organico che servirà per avviare la vermicompostiera. Nel nostro caso avevamo a disposizione dello sfalcio secco e dello sfalcio verde, che per il momento andranno a garantire l'avvio del ciclo batterico. Successivamente, nei prossimi giorni, porteremo del compost maturo dalle nostre abitazioni, che conterrà all'interno già dei lombrichi, che servirà come prima popolazione di lombrichi che appunto andrà a popolare questa vermicompostiera. Nel vostro caso vi consiglio, se ne avete a disposizione, di utilizzare per avviare la vermicompostiera del letame maturo. Bene acquaponici, come potete osservare, dopo aver inserito il nostro materiale organico abbiamo creato una copertura provvisoria che servirà a proteggere appunto la nostra vermicompostiera dalle intemperie climatiche, come può essere la troppa luce, la troppa acqua di pioggia o temperature troppo elevate, proprio perché queste situazioni creano stress nei nostri amici lombrichi che andremo a inserire a breve. A breve andremo anche a realizzare una copertura che sarà quella definitiva, che sarà realizzata in legno, sarà una copertura calpestabile che inoltre presenterà delle botole di apertura sia per l'ingresso di nuovo materiale organico, sia per il prelievo del vermicompost maturo che anche del percolato. Bene acquaponici, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Per qualsiasi dubbio o curiosità scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Io vi saluto e al prossimo video, ciao!